Christmas! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Ebbene sì, sono stato sfidato ad un confronto da un maestro di Krav Maga. Volete sapere cosa è successo? Dopo la sigla. Bene, bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, non c'è bisogno di nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali, per tutti voi amanti delle arti marziali. Se vuoi aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, puoi farlo semplicemente iscrivendoti al canale, attivando la campanellina per non perdere nessuno dei miei video, condividi i miei video, lascia like, ma soprattutto lasciami un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene, è capitato anche a me la sono andata a cercare e è capitato questa cosa qua. Adesso vi racconto che cosa è successo. Prima di iniziare però voglio dirvi che quello che è successo è unicamente colpa mia, poi vi spiegherò perché. Beh ragazzi, che cosa è successo? È successo che stavo guardando un po' Instagram, a parte il canale YouTube, nato come voi sapete praticamente per caso, non è che sto dietro ai social, non è che sto dietro a tutte queste cose qua, comunque ho il mio profilo Instagram dove metto le foto che mi piacciono di più, stavo scrollando un po' Instagram e mi appare un filmato, l'ennesimo filmato che naturalmente tutti voi ne avrete visti a centinaia, mi appare comunque l'ennesimo filmato di una tecnica veloce di difesa personale per difendersi. Il filmato è questo qua. Bene, un filmato di pochi secondi dove fa vedere questa ragazza che viene aggredita alle spalle venendo presa per i capelli con una tecnica infallibile, si volta, si riesce a girarsi, un bel calcione assestato e l'avversario cade per terra. Ora, al di là di questa tecnica che naturalmente si commenta da sola guardandola, ma quello che mi interessava a me era la curiosità di vedere nei commenti che cosa le persone avessero scritto, anche perché vado a vedere e questo profilo ragazzi è seguito da decine di migliaia di persone, quindi decido così di scorrere un po' di commenti e con mia grande sorpresa e meraviglia vedo un sacco di commenti tutti entusiasti di questa tecnica. Bene, così impara, ci stava bene anche un'altra gomitata, così poi la prossima volta ci pensa meglio, adesso ho capito come devo fare se mi capita, tutti i commenti di questo genere qui. Ma per fortuna c'era anche qualche commento che criticava la tecnica in questione. E appunto un utente sotto questo profilo Instagram chiedeva spiegazioni riguardo l'efficacia di questa tecnica che gli sembrava molto dubbiosa. Bene, a quel punto ragazzi ho fatto l'errore più grande che si può fare per un maestro, per un insegnante serio che si rispetti. Ho voluto commentare insieme a questo utente che aveva appunto criticato, rispondendo direttamente appunto a questo utente qua. E cosa ho scritto? Alla richiesta di una spiegazione riguardo questa tecnica che sembrava molto dubbiosa, io gli ho risposto così: non c'è bisogno che ti spieghino niente, si dovrebbe vedere bene l'assurdità di questa tecnica, non solo inutile, ma anche pericolosa per chi crede di potersi difendere così. Beh ragazzi, per me era finita così, avevo fatto il mio commento aggregandomi a questa critica, se non che dopo pochi istanti mi arriva la risposta direttamente dal maestro di Krav Maga. Il maestro di Krav Maga che faceva vedere questa tecnica è il ragazzo che vedete nel filmato che vi ho fatto vedere prima. Allora, vedo dal profilo, lui si chiama Giacomo Passoni, ha naturalmente migliaia e migliaia di follower con questi video seguitissimi, quindi per carità ci sta tutto, però mi risponde direttamente lui. E cosa mi risponde? Io sono abituato a motivare le mie affermazioni, è indicativo della volontà di un reale confronto, ma se non sei interessato, pazienza.
mi arriva questa risposta qua. Da questa risposta c'è subito la parola confronto, che non capisco, e soprattutto, secondo me, quello che doveva argomentare la tecnica era lui che la presenta, non gli utenti sotto che devono andare a chiedere scusa, ma che tecnica è questa? Si vede tranquillamente che è una tecnica inapplicabile. Comunque mi arriva questa risposta. A questo punto mi faccio trascinare dagli eventi e rispondo a mia volta. Se tu avessi studiato davvero arti marziali, non ti sarebbe nemmeno passato per la mente di fare certi video. C'è poco da motivare, questo video può andare bene per prendere dei pollici, capisco che è un business, ma se metti in vetrina questo, poi non ti lamentare se qualcuno ti critica. Prosegui pure così, visto che profili come questo ce ne sono solo qualche centinaio. Con questo commento metto subito in chiaro questa cosa. Ok, io ti capisco, fai questi video per business, va tutto bene, però poi non puoi lamentarti se naturalmente chi è del settore viene a criticare un video come questo. Quindi gli dico: guarda, puoi proseguire tranquillamente, non sei l'unico che fa queste cose, ci sono centinaia di canali dove fanno vedere queste tecniche, non c'è bisogno che mi spieghi nient'altro. Sicuramente posso capire che a livello di arti marziali non è che hai proprio tutta questa stima dell'arte che pratichi, perché altrimenti un video così, secondo me, non lo faresti vedere. Beh ragazzi, non ci crederete, ma lui risponde prontamente subito. Ho capito che hai solo voglia di sfogarti, non c'è problema, solo mi fa tristezza vedere persone che insegnano arti marziali con tutta questa aggressività e poca voglia di confronto reale. Buon proseguo! Beh ragazzi, sotto questo video ce ne sono diversi di utenti che fanno una critica, non ha risposto a nessuno, ha risposto a me. Dopo 2 messaggi a me mi risponde in questo modo qua, dicendomi appunto che io voglio solo sfogarmi, mentre invece io ho parlato di una critica in 2 righe, non ho scritto un messaggio di 100 parole, ho scritto un messaggio sintetico dove semplicemente esprimevo il mio pensiero dall'esperienza che ho, che questa tecnica a me mi risultava molto dubbiosa. Io ho espresso questo pensiero qua e poi di conseguenza ho pensato, traendo le mie conclusioni, che un esperto serio non farebbe mai vedere un filmato del genere spacciandolo per una tecnica che si possa applicare. Tra l'altro, prima di andare avanti, riguardiamo un attimo questo video e vediamo che cosa succede. Come vedete, il ragazzo afferra la ragazza alle spalle, ma si tiene altamente a distanza proprio per favorire la tecnica della ragazza, che quando si gira non solo lo trova distante da sé a misura di calcio, ma lo trova addirittura con le gambe aperte. Cioè, al di là della tecnica, è assolutamente improbabile che una persona che afferra un'altra persona per i capelli, quindi sfruttando l'effetto sorpresa, la afferri in questo modo. Quindi, a mio avviso, poteva finire con il discorso: ok, lo fai per i pollici, lo fai per il business, tutto ok. Ma lui, in un certo modo, mi ha rincarato la dose dicendo che io dovevo sfogarmi. Ok, a questo punto ormai ero in ballo, l'errore l'avevo fatto, il messaggio l'avevo lasciato, dovevo rispondere a queste affermazioni. Il reale confronto quale sarebbe? Lasciarmi afferrare la ragazza per i capelli e farti vedere come potrebbe finire nella realtà? Fatti 2 domande prima di metterti in cattedra. Io ho criticato questa tecnica, ho criticato l'efficacia di questa tecnica, penso che si riferisse a questa tecnica qui, non vedo altri confronti che si possano fare. Quindi gli rispondo proprio così: fammi afferrare a me la ragazza per i capelli e vediamo se è in grado di fare questa tecnica. E poi, prima che lui possa rispondere, mando subito un altro messaggio. Magari sei tu quello che in mancanza di meglio da fare mostra roba da vergognarsi. Ripeto, quale sarebbe il tuo confronto reale? Proponi pure, perché sinceramente di vedere questa roba sui social ne abbiamo le scatole piene. Se poi credi veramente che la tecnica che hai mostrato funziona davvero, che problema c'è a provare? Bene, a questo punto mi aspettavo la sua risposta che fosse positiva, dicendo: ok, certo, io insegno questa tecnica perché funziona, difendo quello che faccio, credo in quello che faccio, ti ho lanciato la proposta di confrontarsi su questo argomento qua, bene, facciamolo. Beh, incredibilmente arriva una risposta totalmente diversa.
La realtà è che può succedere di tutto, la bravura sta nell'adattarsi alla situazione, nessuno ha detto che questa è la soluzione a tutto, né che è l'unica. Bene, vedete, di colpo è sparita la parola confronto, la parola confronto è sparita, perché? Perché sa benissimo che in una situazione reale una persona che ti arriva a afferrare da dietro in quel modo, quindi che vuole sfruttare in pieno l'effetto sorpresa, il tempo di afferrarti e ti tira giù a terra e ti sbilancia immediatamente. Tra l'altro poi voltarsi in quel modo lì per dare un calcio vuol dire immediatamente, avendo la testa bloccata, offrire tutti i punti vulnerabili all'avversario che con una mano mi tiene fermo e con l'altra mano potrebbe direttamente colpirmi o calciarmi, così come ha fatto la ragazza. Tant'è che poi voltandosi, avendo la testa intrappolata in quel modo, la visuale non è nemmeno corretta perché sono strattonato e quindi già eseguire qualsiasi tipo di tecnica risulta alquanto improbabile. Quindi è una tecnica assolutamente che non funziona. Quindi come ultimo messaggio gli chiedo: quindi perché far vedere una tecnica che è potenzialmente molto improbabile che funzioni in una scenetta che sembra uscita dall'ultimo dei film di serie B? Bene ragazzi, dopo questo mio ultimo post il commento di risposta non è mai arrivato, quindi la situazione è finita qua. A me mi dispiace molto perché, prima di tutto, come ho detto all'inizio, è colpa mia, ci sono centinaia di video di persone che si improvvisano in questo modo e certo non si può andare a commentare sotto tutti, ma io non sono un social dipendente, quindi mi sono lasciato trasportare un po' dalla mia dignità marziale e ho commentato non direttamente poi a lui ma all'utente che aveva chiesto spiegazioni. L'aggressività mostrata iniziale, soprattutto con la parola confronto, da una parte mi è piaciuta, da una parte un po' meno, ma visto che ormai mi ero preso la responsabilità di commentare in modo negativo questa tecnica, se c'era da fare questo famoso confronto su questa tecnica, alla fine si poteva fare. Se lui fosse stato sicuro che la tecnica funzionava, non c'era bisogno di fare tanti discorsi, poteva semplicemente dire ok, vieni qua, la proviamo e vediamo. Ma siccome dentro di sé lui sa che questa tecnica è tecnicamente totalmente non valida, non assolutamente affidabile, non attuabile, non praticabile, dopo aver commentato pensando che magari io non rispondessi in questo modo, dopo che ha visto che la mia proposta era quella, ok, la prendo io la ragazza per i capelli, vediamo, naturalmente il discorso è finito là. A me mi dispiace anche perché questo ragazzo si chiama Giacomo Passoni, se tante le volte ti fossi imbattuto in questo video oppure te lo segnalano, sappi che assolutamente non ce l'ho con te, il mio era solo un commento così buttato di getto. Capisco benissimo il tipo di lavoro che viene portato avanti sui social, soprattutto con la difesa personale, assolutamente va benissimo così. A questo punto però mi vengono in mente le parole di Vanna Marchi nel suo ultimo special che gli è stato dedicato su Netflix, quando con molto coraggio, con la seguente frase: i fessi è giusto che vengano fregati. Beh ragazzi, ci vediamo fermi. Prima che andiamo però vi faccio vedere cosa succederebbe se una persona venisse afferrata per i capelli in quel modo. Siete curiosi? Ho già fatto un video sulla difesa personale che supera la realtà, guardate come potrebbe finire invece. Bene, il video finisce qua, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che mi perdoniate per l'errore che ho fatto come un ragazzino che è andato a commentare sotto una di queste tecniche, magari voi vedete tutti i giorni e ci fate una risata sopra, ed è quello che dovrei e che dovrò fare anch'io. Bene, il video finisce qua, ricordati di iscriverti al canale, condividi i miei video, lascia un like, lascia un messaggio perché io leggo e rispondo a tutti i vostri messaggi. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!